Bella a tutti ragazzi, benvenuti nel nostro primo video. Oggi siamo qui con Alfa Romeo 4C, tanti cavalli, poco peso e un sound pazzesco. Ringraziamo il noleggio Rental Plus di Cassano Magnago che potete trovare in via Bonicalza 114 per averci fornito quest'auto che adesso andremo a vedere nel dettaglio. Nella parte anteriore, classica linea Alfa Romeo con il triangolo rovesciato capeggiato dallo stemma. I gruppi ottici invece fanno parte del restyling della linea Spider. All'interno troviamo la fibra di carbonio con il logo 4C, dettaglio bellissimo, e sono coperti da un vetro che non c'era nella precedente edizione. Nella parte laterale dell'auto troviamo i cerchioni di differente misura come sulle vere auto da corsa, 18 pollici davanti, 19 dietro. Abbiamo anche questa bellissima presa d'aria che serve a raffreddare il turbo. Nella parte posteriore spicca l'estrattore che incorpora i due scarichi cromati. Per quanto riguarda i gruppi ottici, rotondi invece richiamano quelle delle Ferrari di un tempo o delle Mito di adesso. Eccoci a bordo finalmente di questa Alfa Romeo 4C. Parliamo brevemente delle cose inutili che ci sono sull'auto, cioè delle cose che non interessano la fonte principale di soddisfazione di quest'auto, che è il piacere di guida. Descriviamo la plancia brevemente. Abbiamo una radio che è quella che troviamo sulle Punto anni 90 per capirci. Sotto di essa troviamo dei pulsanti per i comandi dei fendinebbia, aria condizionata, bloccare le portiere dall'interno e sbrinare il lunotto posteriore. Lunotto più che altro è un vetro orizzontale alto 10 cm. Vabbè. Sotto troviamo i comandi del clima che sono un po' spartani, che puntano alla leggerezza, diciamola così. Una delle parti fondamentali è il tunnel centrale dell'auto. Troviamo il selettore DNA tipico di Alfa Romeo, N modalità quella per guidarla tutti i giorni, A all weather, ovvero sul bagnato questa vi salva, perché sennò vi girereste ogni 2 secondi. Dynamic modalità più sportiva, toglie quasi al 100% i controlli. Se teniamo in su il manettino verso Dynamic entra in modalità race Alfa Romeo, che praticamente vi dà la macchina in mano tra volante e piede destro e lei non fa più niente, non ha più controllo di trazione, ABS, non c'è più niente. Troviamo anche i controlli per metterla in moto, la folle e la retro, automatico manuale, automatico che funziona abbastanza bene, manuale che vi fa cambiare a voi, però ovviamente se arrivate a fondo scala la macchina per proteggere il motore cambia da sola, o se andate a troppi bassi giri con una marcia troppo alta la macchina scalerà da sola. Il volante in pelle è essenziale, senza comandi su di esso per evitare distrazioni alla guida, tagliato in basso come nelle vere supercar, senza servosterzo, ovvero trasmette tutte le sensazioni di guida, tutte le buche, i sassolini che prendete, i sobbalzi, li sentite nel volante. Dovete tenerlo, impugnarlo sempre con 2 mani, guidarla a una mano questa macchina è quasi impossibile a meno che non andate proprio piano. Dietro il volante troviamo un interessante display che indica i giri in modo molto d'impatto. I giri sono la cosa fondamentale, così almeno sapete quando cambiare. Le marce, la marcia in cui siete, anche questo è fondamentale. Sotto avete la velocità in chilometri orari,
che nella modalità Dynamic si rimpicciolisce per evitare distrazioni. Bellissimi i pedali, proprio da macchina da rally vera, sportivi, reagiscono bene, soprattutto in Dynamic. Quando schiacciate la macchina vola e quando frenate frena sempre forte, frenata precisa, dove la indirizzi va e non vi dà false indicazioni. L'abitacolo è avvolto in un telaio di fibra di carbonio e si vede a vista uno dei particolari più belli che vi fa sentire in una macchina da corsa vera. Sportivi anche i sedili, molto belli, in fibra di carbonio anche questi, rivestiti in pelle di qualità ottima. La macchina in questo caso è gialla, quindi le cuciture sono gialle, lo stemma dietro la mia testa Alfa Romeo è giallo, molto belli i sedili, e devo dire la verità, io pensavo fossero molto più scomodi. In realtà abbiamo fatto un viaggio di un'oretta e mezza, 2, e abbiamo guidato l'auto tutto il giorno, anche ieri, e non sono così scomodi. Non sono i sedili di un Mercedes classe S, ma sono dei sedili abbastanza confortevoli per una supercar, soprattutto pensando che sono stati creati per essere leggeri. Perché acquistare quest'auto al posto di un'altra? Perché è divertimento 100%, se vuoi andare forte è la macchina giusta, va fortissimo, nonostante il 1750 da 241 cavalli, però solo 895 kg, quindi rapporto peso-potenza devastante, e la potenza la senti tutta, quando schiacci la senti proprio tutta, la senti che ti schiaccia il sedile in una maniera impressionante. Siamo giunti al termine di questa giornata di riprese piena di emozioni. Ringraziamo ancora Rental Plus per averci fornito quest'auto per questo weekend. Mi raccomando, seguiteli sulla loro pagina Instagram, andate sul loro sito per vedere tutte le offerte, sito che lasciamo in descrizione, e ci vediamo al prossimo video.